Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Finalmente sono tornato con un nuovo video commento. Infatti questo tipo di video vi piace tantissimo e perciò oggi lo rifacciamo. Più in dettaglio nel video di oggi commenteremo i vlog a Mantova e Padova. Quindi, come per gli altri commenti, ho deciso alcune frasi ed espressioni che secondo me sono rilevanti che vi spiegherò durante questo video. Quindi io direi che possiamo subito iniziare con il vlog di Mantova. Allora iniziamo subito con la prima frase di oggi. Ma ho sbagliato a portarmi questa valigia così grande, perché è difficile muoversi in fretta. Avevo tante cose da mettere dentro. Avevo tante cose da mettere dentro. Perché in questo caso usiamo la preposizione da? Beh, la preposizione da ha tante funzioni in italiano, ma una di queste è quella di rendere il verbo passivo, più o meno. Infatti, quando io dico avevo tante cose da mettere dentro, intendo tante cose che dovevano essere messe dentro. Quindi per questo motivo, anziché dire dovevano essere messe dentro, posso semplicemente dire da mettere dentro. E questo lo vediamo in tante altre espressioni italiane, come per esempio cosa c'è da mangiare? Cioè che cosa può o deve essere mangiato. Questo è un libro da leggere, cioè un libro che deve essere letto. Quindi facilmente usiamo da più l'infinito presente del verbo per rendere quest'idea. Facile, no? Andiamo avanti. Tornando indietro forse ci passerei qualche giorno in più. Tornando indietro forse ci passerei qualche giorno in più. Tornando indietro forse ci passerei qualche giorno in più. Tornando indietro forse ci passerei qualche giorno in più. Che cosa significa tornando indietro? Perché usiamo il gerundio? Beh, prima di tutto dobbiamo capire che struttura grammaticale è questa. Infatti è un periodo ipotetico. Ho fatto un video sul periodo ipotetico che potete trovare sul mio canale, ve lo lascio qui sotto in descrizione, ma questo non è un periodo ipotetico canonico, perché è un po' strano, un po' particolare. Infatti non abbiamo il se più congiuntivo e poi eventualmente il condizionale che normalmente troviamo in un periodo ipotetico, ma abbiamo un gerundio, tornando. Beh, questo perché in italiano il se più il congiuntivo può essere anche reso dal gerundio presente. Infatti, tornando indietro significa se tornassi indietro, forse ci passerei qualche giorno in più. Se tornassi indietro, forse ci passerei qualche giorno in più. Generalmente questo è possibile quando i soggetti tra le due frasi sono gli stessi. È una regola molto generale, però di solito funziona così. Dato che il soggetto della prima frase sono io, se io tornassi indietro, e anche sono il soggetto della seconda frase, io passerei qualche giorno in più, allora possiamo utilizzare il gerundio al posto del se tornassi, del se più il congiuntivo, perché il soggetto è lo stesso. Andiamo avanti con la prossima frase. Ho preso il treno regionale e ci ho messo solo 46 minuti. E ci ho messo solo 46 minuti. E ci ho messo solo 46 minuti. Ci ho messo solo 46 minuti. Che cosa significa ci ho messo? Beh, in questo caso il verbo metterci significa che io ho impiegato 46 minuti, per me sono stati necessari 46 minuti per arrivare a Mantova. Attenzione però, il verbo metterci funziona in italiano per dire quanto tempo impieghiamo per fare qualcosa, soltanto quando questo tempo è solo per noi, è soggettivo. Infatti sono sicuro che tu già conosci il verbo volerci. Per esempio, ci vuole un'ora per arrivare a Roma, oppure ci vogliono 2 mesi per scrivere questo libro. Però queste sono delle affermazioni molto generali. Se voglio essere più specifico e dire che io ci ho messo, cioè
ci sono voluti 46 minuti, ma per me, solo per me, allora io posso usare il verbo metterci. Per coniugare il verbo metterci è molto facile. Dovete usare il verbo mettere, semplicemente, e poi aggiungere ci davanti. Quindi ci metto, ci metti, ci mette, ci mettiamo, ci mettete, ci mettono. E lo stesso vale per il passato. Io ci ho messo, tu ci hai messo, lui, lei ci ha messo, noi ci abbiamo messo, voi ci avete messo, loro ci hanno messo. Quindi in questo caso io ho detto ci ho messo 46 minuti, cioè che ci sono voluti 46 minuti per me per arrivare a Mantova in treno. Andiamo avanti con la prossima espressione che è molto colloquiale. Perché infatti sono stato appena al ristorante, ho mangiato da Dio, ho mangiato veramente benissimo, ho mangiato da Dio, ho mangiato veramente benissimo. Beh, questo è molto semplice. Ho mangiato da Dio, ho mangiato da Dio. Subito dopo ho spiegato che cosa significa. Infatti, mangiare da Dio significa semplicemente mangiare molto molto bene. È un'espressione abbastanza comune in italiano. Poi voglio farvi notare una piccola parola che ho detto alla fine del vlog. Ascoltate attentamente. Raga, bellissimo questo castello, raga. Raga, bellissimo questo castello. Raga. Beh, raga è un termine molto giovanile e informale, ovviamente, che semplicemente significa ragazzi. Io lo uso spesso con i miei amici e beh, raga significa semplicemente ragazzi. Ovviamente potete utilizzarlo, però ricordate che è molto giovanile e soprattutto molto informale. Però vi consiglio di conoscere questa parola perché magari se guardate una serie TV dove ci sono dei personaggi giovani potreste sicuramente sentire questa parola. Benissimo, adesso è il momento di passare al secondo vlog, il vlog a Padova. Iniziamo dalla prima parola che ho pensato per voi. Dove appunto ci sono i negozi, le bancarelle, le persone vengono a fare acquisti, però poi durante il pomeriggio e durante la sera diventa proprio il salotto della città, Diventa proprio il salotto della città. Diventa proprio il salotto della città. Quindi io qui sto dicendo che di giorno, Piazza dei Signori, ci sono le bancarelle ed è un posto dove fare acquisti, dove fare shopping, e poi il pomeriggio diventa proprio il salotto della città. In questo caso perché sto usando proprio? Beh, lo sto usando perché voglio enfatizzare il concetto che il pomeriggio la piazza si trasforma e diventa il salotto della città, ma anche perché voglio indicare con precisione che proprio quella piazza diventa proprio il salotto della città. Quindi sto dicendo qualcosa con estrema precisione. Ecco perché usiamo proprio. Se vi interessa questo argomento, dato che la parola proprio è molto usata in italiano, vi consiglio di guardare un video che ho fatto sul mio canale proprio su questo argomento. E lo trovate sempre qui sotto in descrizione. Andiamo avanti con un'altra piccola cosa grammaticale. Il palazzo venne distrutto nel 1420 da un incendio e poi venne ricostruito come lo conosciamo oggi. Per questo motivo vennero persi gli affreschi originali di Giotto, ma poi gli affreschi vennero di nuovo realizzati. Oggi ne vediamo tantissimi. Quindi io qui sto dicendo che il palazzo è stato distrutto, quindi sono stati persi gli affreschi, poi è stato ricostruito e sono stati rifatti questi affreschi. E oggi ne vediamo tantissimi. In questo caso perché usiamo ne? Beh, è molto semplice. Utilizziamo ne perché vogliamo sostituire la parola affreschi. Ma dobbiamo usare ne e non un normale pronome oggetto diretto come lì perché abbiamo una quantità, cioè tantissimi. Dato che tantissimi è una quantità, stiamo dicendo tantissimi di cosa? Beh, di affreschi. Ovviamente, se siete interessati a questo argomento, ho fatto un video anche su questo. Trovate il video su ne sempre nel link in descrizione.
Mi piace molto fare questi video commenti perché vi faccio vedere come tutte le cose che vi spiego sul canale non sono solo delle cose di grammatica che mi sto inventando, sono delle cose che usiamo tutti i giorni nella conversazione. Quindi capite che lo studio della grammatica è importante perché alla fine quelle cose di grammatica le usiamo sempre in contesto. Va benissimo, andiamo avanti. Che ben di Dio, cosa mi consigliate? Che ben di Dio, cosa mi consigliate? Che ben di Dio, cosa mi consigliate? Beh, questa è un'altra espressione con la parola Dio ed è sostanzialmente una cosa molto simile a quella che abbiamo visto prima. Che ben di Dio significa quando vediamo qualcosa che è molto bello, molto spesso si riferisce proprio al cibo. Quindi quando vediamo tanto cibo che è anche molto molto buono, appetitoso e che ci invita a mangiarlo, allora possiamo dire che ben di Dio. E le cose in questa bancarella erano davvero buonissime. Adesso ascoltiamo una frase che ha detto proprio la signora della folperia. È il nostro cavallo di battaglia, il nostro polpetto. È il nostro cavallo di battaglia, il nostro polpetto. Il nostro cavallo di battaglia, il nostro folpetto. Che cosa significa cavallo di battaglia? Beh, questa è un'espressione molto usata in italiano. Il cavallo di battaglia è il punto forte, la cosa forte che una persona, un gruppo di persone fa. In questo caso il loro cavallo di battaglia in questa bancarella è il folpetto, cioè il polpo. Dato che questo folpetto è buonissimo ed è la cosa più buona che fanno, è il loro cavallo di battaglia. Per esempio, io posso dire che sono molto bravo a spiegare la grammatica perché mi piace tanto la grammatica e quindi nelle mie spiegazioni il mio cavallo di battaglia è la grammatica. Oppure, per esempio, se tu sei una persona molto brava a cucinare, sei molto molto brava a fare la carbonara, puoi dire che il tuo cavallo di battaglia in cucina è la carbonara. È chiaro come funziona? Non è così difficile. Come sempre spero che questo video commento vi sia piaciuto, ma soprattutto che voi abbiate imparato tante nuove cose che forse non avevate notato nei vlog. Ora, se volete riguardare i vlog per apprezzare anche queste spiegazioni, potete farlo perché trovate il link a entrambi i vlog qui sotto in descrizione. E poi voglio anche ricordarvi che ho appena lanciato una nuova newsletter sul mio sito. Quindi se volete ricevere i miei aggiornamenti e i contenuti della settimana direttamente nella vostra casella postale, potete farlo iscrivendovi alla newsletter sul mio sito. Trovate il link per iscrivervi alla newsletter qui sotto e mi raccomando, una volta che vi siete iscritti, dovete confermare la vostra iscrizione. Infatti riceverete una mail in cui vi chiedo a quali contenuti siete interessati, se contenuti più da principianti o contenuti da intermedio avanzati. Mi raccomando, fate la vostra scelta per essere iscritti alla newsletter, sono sicuro che vi piacerà. Va benissimo, noi per il video di oggi abbiamo finito, come sempre spero che vi sia piaciuto e se non volete perdere tutti i contenuti futuri non dimenticate di iscrivervi al canale e se volete supportarmi lasciate un bel mi piace perché così questo è il vostro modo per supportare il mio lavoro. Noi abbiamo finito e come sempre un abbraccio dall'Italia. Ciao!